Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo prima di iniziare che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Anzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa vi porterà, anzi in senso generico, questa luna piena in bilancia ci porta da un lato maggior sensibilità, riequilibrio e realizzazione interiore, quindi anche benessere, voglia di vedere e fare il bello e l'arte, cioè sarebbe consigliato in questo periodo dedicarsi a qualcosa di artistico, di creativo, magari anche semplicemente andando a vedere una mostra, un concerto, oppure magari creare qualcosa e coltivare un hobby in questo senso, che sia comunque creativo, stimolante per voi. Voglia di comunicazione perfetto soprattutto per aprirsi e migliorare. Alcune relazioni si possono rafforzare, alcuni conflitti si possono finalmente risolvere e non solo, abbiamo anche l'aspetto pratico legato a opportunità di carriera e miglioramento a livello di finanze. Di contro dobbiamo fare attenzione all'indecisione, alla pigrizia, all'inazione oppure eccessiva rigidità e severità che possono bloccarci e portarci un umore mutevole, instabilità nelle idee e incapacità di prendere decisioni. E adesso procediamo col vostro primo oracolo. Ci va a rintracciare un qualcosa che o dovete sapere subito, a partire insomma da questo periodo, a volte sì, è vero, può essere anche un avvenimento, ma in questo caso il messaggio è molto interessante perché ci dice che siamo protetti e difesi e assistiti da un potere superiore. Adesso qualsiasi cosa voi crediate è lo stesso, di sicuro sta dicendo che dovete sapere che un angelo, un defunto caro o uno spirito guida è vicino e accanto a voi e appunto vi difende, vi protegge o potrebbe anche guidarvi, sostenervi. Forse magari ci sono anche dei messaggi, dei segnali intorno a voi o comunque un qualcosa che vi fa avvertire questa energia di protezione, sia per momenti difficili, sia per infondere fiducia e coraggio per muovervi in certe direzioni. E adesso vediamo ulteriori suggerimenti. Troviamo la luce lunare e in questo caso ci parla di nuova energia, gioia, di qualcosa che funziona finalmente per il verso giusto, di riuscire a trovare la strada spianata per certi aspetti, quindi alcune cose potete riscontrare positività, cose un po' più semplici, un po' più facili. A volte magari anche le cose più semplici possono complicarsi e dare abbastanza fastidio. E invece qui al contrario troviamo finalmente dei problemi che saranno risolti o una fase di miglioramento, soprattutto in quelle situazioni più complesse e quindi alcune cose andranno meglio di quello che voi pensate. E quindi anche qui abbiamo un bel messaggio positivo. Troviamo il gufo notturno. In questo caso, siccome l'animale come significato simbolico si riferisce alla saggezza, e allora può essere che magari per alcuni di voi si può presentare un periodo, una fase di studio, di valutazione. Per alcuni può essere un corso, un approfondimento o di apprendere qualcosa di nuovo. A volte può anche venire semplicemente un'informazione, un'idea, un qualcosa dall'esterno che invece per noi potrebbe essere molto stimolante, molto utile per quello che facciamo. Di sicuro poi c'è anche un altro aspetto legato alla prudenza, all'essere
accorti, di anche conoscere e imparare attraverso l'esperienza. Se si sta affrontando un momento buio, sicuramente arrivano delle possibilità, delle circostanze dove si troverà nuova luce. Quindi, come vedete ci sono dei messaggi, diciamo molto, molto positivi per anche qualche novità, per cose da imparare, da comprendere e capire, e anche nelle situazioni più complesse, grazie a aiuto, protezione e sostegno, si possono risolvere. Io direi che la possibilità di avere protezione, può essere anche, non solo divina, però forse per alcuni potrebbe riferirsi ad una persona che magari vi sostiene e vi aiuta a livello pratico e materiale. Con l'oracolo dello sciamano, adesso andiamo a vedere i suoi messaggi, troviamo la danza degli spiriti. Messaggio importante perché si riferisce all'esperienza, infatti non a caso si trova proprio vicino al gufo, quindi una carta che invita a fare pratica. Quindi studiare certo, ma un'idea, un qualcosa che stiamo cercando di capire, un qualcosa che giungerà a noi, effettivamente ci serve per fare esperienza, per fare pratica, e quindi di essere pronti ad agire, perché la nostra azione, porterà a trasformare la nostra intenzione in realtà, e quindi ecco che la capacità, la dedizione, la disciplina ci aiuterà ad incanalare le nostre energie, le nostre idee, soprattutto le nostre intuizioni nel percorso giusto. Ovviamente danzare con gli spiriti è proprio danzare anche con il flusso, le varie situazioni, le varie circostanze, e quindi è questo che dobbiamo essere pronti ad accogliere. Poi troviamo anche l'aquila che, parla di nuovi inizi. Può esserci un nuovo inizio, sia in questo periodo, oppure magari ci dobbiamo preparare ad un nuovo inizio e forse abbiamo bisogno di avere un quadro di insieme, e l'aquila ci consiglia di osservare dall'alto i dettagli. Dall'alto vuol dire che dobbiamo distaccarci, perché quando si è troppo coinvolti, possiamo vivere di suggestioni, di cose che non sono totalmente vere, o comunque esserci qualcosa che non riusciamo a comprendere. Ecco perché dobbiamo osservare, dobbiamo studiare, ma a maggior ragione fare chiarezza, di non vedere degli ostacoli come qualcosa di negativo, ma vederli come opportunità. Ecco perché dobbiamo elevarci oltre gli ostacoli, guardare le cose in prospettiva, o per noi stessi anche stabilire delle priorità, di scegliere la libertà di capire la nostra missione. Quindi l'aquila, in poche parole, ci sta dicendo basta scuse, dobbiamo volare alto oltre gli ostacoli e dobbiamo volare alto verso il nostro obiettivo. Nonostante le difficoltà, certo, assolutamente sì, ma soprattutto per poter andare a cogliere le opportunità giuste. Poi troviamo il flusso. Ecco, a proposito, come si stava dicendo prima, di seguire il flusso, a maggior ragione questa carta ci consiglia proprio questo. Il flusso è il movimento naturale degli eventi, delle cose, quindi seguirlo con fiducia, con apertura, di osservare magari prima di agire o prima di dire qualcosa, di essere arrendevoli, sì, ma in senso sereno, positivo, perché dove c'è blocco, ostinazione, dove ci sono cose negative, non è quello il nostro percorso, non sono cose che ci fanno stare bene, e invece noi abbiamo bisogno di seguire una nostra strada, un nostro percorso dove possiamo stare sicuramente meglio, dove possiamo finalmente ottenere diciamo soddisfazioni e benessere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!